Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Estreva Theramex Italy SRL. Ultimo aggiornamento, 16 marzo 2022. Cosa è Estreva? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Estreva durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa è Estreva? Estreva è un farmaco a base del principio attivo estradiolo emidrato, appartenente alla categoria degli estrogeni e nello specifico estrogeni naturali e semisintetici, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Theramex Italy SRL. Estreva può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Theramex Ireland Limited. Concessionario: Theramex Italy SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: estradiolo emidrato. Gruppo terapeutico: estrogeni. Forma farmaceutica: gel. Indicazioni: terapia ormonale sostitutiva, TOS, in caso di sintomi da carenza di estrogeni nelle donne in postmenopausa. L'esperienza nel trattamento di donne di età superiore a 65 anni è limitata. Posologia: Estreva a marchio registrato 0,1% gel, si presenta in flaconi con pompa dosatrice. Quando si inizia un nuovo flacone può essere necessario caricare la pompa. La prima dose potrebbe non essere precisa, nel qual caso sarà necessario gettarla. Ogni volta che si preme, la pompa eroga 0,5 g di gel, vale a dire 0,5 mg di estradiolo. Posologia: la dose media a 1,5 g di gel al giorno, vale a dire 3 dosi consecutive, per un periodo di 24-28 giorni. La dose iniziale a 0,5 g di gel al giorno per un periodo di 24-28 giorni. La dose iniziale può essere adeguata alle esigenze individuali. La dose individuale può variare da 0,5 a 3 g di gel al giorno. Per iniziare e proseguire il trattamento dei sintomi che compaiono dopo la menopausa, si deve utilizzare la dose minima efficace per la minore durata di tempo, vedere anche paragrafo 4.4. Nelle donne con utero intatto l'assunzione di un progestinico per almeno 12-14 giorni per ciclo è essenziale per aiutare a prevenire l'iperplasia endometriale indotta dall'estrogeno. Per informazioni più dettagliate, si prega di fare riferimento al paragrafo. Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego. Iperplasia endometriale. Nelle donne che hanno subito isterectomia, a meno che non vi sia una precedente diagnosi di endometriosi, l'aggiunta di un progestinico non è raccomandata. Si possono usare 2 regimi terapeutici: ciclico per 24-28 giorni, seguito da un periodo di 2-7 giorni di sospensione dalla terapia. Il progestinico deve essere somministrato almeno durante gli ultimi 12 giorni della terapia a base di estradiolo nelle donne che non hanno subito isterectomia. Nel periodo di sospensione della terapia si può verificare sanguinamento continuo, senza periodo di sospensione del trattamento. Nelle donne che non hanno subito isterectomia il progestinico deve essere somministrato per almeno 12 giorni al mese. Quando il progestinico viene sospeso può verificarsi sanguinamento da sospensione. Il regime terapeutico continuo, non ciclico, è raccomandato nei casi in cui si ripresentino evidenti sintomi di carenza di estrogeni durante il periodo di sospensione del trattamento. Modo di somministrazione: la superficie di applicazione deve essere grande 2 volte la mano. La paziente applica il gel sulla pelle pulita, asciutta e intatta, preferibilmente dopo doccia essersi lavata, la mattina o la sera, sull'addome, le cosce, le braccia o le spalle. Il gel non deve essere applicato sul seno né a copyright sulle mucose. Evitare il contatto con gli occhi. Non è necessario frizionare la pelle con il gel, comunque si raccomanda di attendere 2 minuti prima di indossare indumenti. Il gel non macchia gli abiti. Dopo l'applicazione, lavare le mani. Se si dimentica di assumere una dose, potrebbe aumentare la probabilità di metrorragia da interruzione e spotting. Controindicazioni: cancro della mammella accertato, pregresso o sospetto, tumori maligni estrogeno dipendenti, accertati o sospetti, come il cancro endometriale, sanguinamento genitale non diagnosticato.
iperplasia endometriale non trattata, tromboembolismo venoso precedente o in corso, trombosi venosa profonda, embolia polmonare, disturbi trombofilici noti, ad esempio, deficienza di proteina C, proteina S o antitrombina, vedere paragrafo 4. Malattia tromboembolica delle arterie in atto recente, come l'angina, l'infarto miocardico. Malattia epatica acuta o anamnesi positiva per malattia epatica, fino a che la funzionalità epatica sia tornata nella norma. Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Porfiria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per il trattamento dei sintomi della postmenopausa, la TOS deve iniziare solo in caso di sintomi che incidono negativamente sulla qualità della vita. In ogni caso, è necessario effettuare un'attenta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo degli estrogeni può essere aumentato dall'uso concomitante di sostanze note per il loro effetto di indurre enzimi che metabolizzano i farmaci, particolarmente il citocromo P450, come gli anticonvulsivanti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Estreva durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Estreva durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Estreva a marchio registrato 0,1% gel non ha indicato durante la gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante il periodo di trattamento con Estreva a marchio registrato 0,1% gel è necessario sospendere immediatamente la terapia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati gravi associati all'uso di terapia ormonale sostitutiva sono menzionati anche nel paragrafo. Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego. Tabella delle reazioni avverse. La tabella che segue riporta vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Studi di tossicità acuta non indicano un rischio di effetti avversi acuti in caso di assunzione accidentale di un multiplo della dose terapeutica giornaliera. Il sovradosaggio è improbabile con applicazione transdermica. Nausea, vomito ed emorragia da sospensione possono verificarsi in alcune donne. Non esiste un antidoto specifico ed il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Estrogeni, sistema genitourinario e ormoni sessuali. Codice ATC. G03K03. Meccanismo di azione. Estrogeni naturali per via transdermica. Il principio attivo, il 17, estradiolo sintetico, è chimicamente e biologicamente identico. Proprietà farmacocinetiche. In uno studio farmacocinetico, l'applicazione di una sola dose di 1,5 g di Estreva 0,1% gel, ovvero 1,5 mg, su una superficie addominale di 400 cm2 di pelle a seguita, dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta degli estrogeni è bassa. A causa delle marcate differenze tra le specie animali e tra gli animali e l'uomo, i risultati preclinici hanno un valore predittivo limitato. Elenco degli eccipienti: etanolo al 96%, acqua depurata, glicole propilenico, dietilenglicole monoetiletere, transcutol a marchio registrato, carbomer, carbopol a marchio registrato 1382, trolamina, disodio ed etato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.